Ciao a tutti, sono Pino Cuttaia, sono ovviamente a Licata nel mio negozio che si chiama Uovo di Seppia, un po' la mia dispensa a cui attingo all'interno del mio ristorante. Oggi vediamo 3 mie riflessioni sulla seppia, avendo in comune il manto fatta a crema. Questo ingrediente marino è stato bello poterlo trasformare in cucina. Iniziamo con la pulizia della seppia. Raschiamo leggermente un po' la pelle dell'osso, vedete, in questa maniera. La cosa importante è di non rompere assolutamente la parte interna dove c'è il nero. Dalla parte superiore, facendo attenzione a non romperlo, l'ho andata a estrarre. Ecco, questa qui è la sacca di liquido di nero di seppia. Andiamo a utilizzare la parte del manto bianco. Dopo aver pulito il manto della seppia lo andiamo a tagliuzzare. Prendiamo un contenitore e con un mini pinner a immersione andiamo a frullarla. Questa diventerà la base di tutte le 3 ricette che faremo. La prima ricetta sarà la trasparenza di teneruma di cucuzza utilizzando proprio un velo di seppia. Dopo aver ottenuto questa purée bianca, candida, della seppia, mettiamo all'interno di una tasca da pasticcere, tagliamo una piccola fettina, mettiamo un filino d'olio nel foglio di carta, andiamo a mettere un po' di questa purée, goccettino d'olio anche qua, attacchiamo questi 2 fogli. Abbiamo creato questo raviolo dove andiamo a appiattirlo con un batticarne. Dopo aver ottenuto una trasparenza di questa sfoglia, mettiamo in forno a una temperatura di 60 gradi a vapore per circa 10 minuti. Adesso andiamo a realizzare questo piatto fatto con una farcia di tiniruma di cucuzze perché siamo nel periodo di giugno, poi attraverso il cambiamento della stagione si può pensare ad altri ingredienti come non so, nel periodo del cavolfiore, nel periodo della zucchina e via dicendo. Mettiamo un filino d'olio, andiamo a mettere un po' di questo ripieno facendolo aderire. La crema possibilmente che sia molto soda e andiamo a concludere con dell'olio e, se volete, una piccola spolverata di carbone di nero di seppia, creando proprio quasi un effetto marino. Adesso andiamo a realizzare dei gnocchettini di seppia, un piatto semplice e lo facciamo diventare un piatto da ristorante, però potete benissimo farlo a casa utilizzando la pasta di seppia come ingrediente base. La seppia all'interno del risone, che sono delle uova, li mettiamo dentro a 2 fogli di carta da forno. Ecco, li facciamo diventare piatti. Essendo delle uova sembra quasi il bianco dell'uovo quando viene fritto. Utilizzeremo dell'olio bollentissimo ottenendo delle cialde, dei popcorn. Andiamo a mettere del sale. Adesso passeremo alla fase successiva con la purée che c'è all'interno del sac à poche. Andiamo a creare, vedete, dei gnocchettini. Andiamo a mettere questi gnocchettini di seppia, andiamo a farli spadellati. Prendiamo del nero di seppia che abbiamo fatto sciogliere, lo passiamo sul piatto. Quando si essiccherà diventerà polvere, diventerà carbone. Andiamo a posizionare questi gnocchettini, andiamo a mettere queste chips. Attraverso la seppia abbiamo realizzato degli gnocchettini dove la parte delle uova diventerà la parte croccante. Quello che
Non manca mai nei miei piatti, oltre che un ricordo, oltre che una stagionalità, sicuramente è un po' di gioco. Ora vediamo come si crea l'uovo di seppia utilizzando proprio l'uovo e ovviamente ho utilizzato la parte del manto bianco della seppia. Con una forbicina facciamo un buco, andiamo a creare un foro. L'uovo è sempre meglio comunque disinfettarlo, lavarlo bene. Si svuota. Deve proprio passare il dito all'interno di questo involucro. Adesso lo andiamo leggermente a lavare con l'acqua per togliere questa parte viscosa dell'albume. Dopo averlo lavato, iniziamo l'operazione come per lavorare una ceramica. Andiamo a modellarlo all'interno, rivestendo proprio la parete, facendo attenzione a non andare a creare dell'aria all'interno. Essendo un uovo bianco abbiamo anche una trasparenza, possiamo anche andarlo a vedere attraverso una luce. Dobbiamo cercare comunque di foderarlo bene perché poi dobbiamo andare a mettere all'interno quel tuorlo d'uovo che deve servire per fare wow. Andiamo a prendere il tuorlo d'uovo e lo andiamo senza romperlo di nuovo a posizionare all'interno. Con la rimanenza della seppia che l'abbiamo saldata, adesso la andiamo a inserire in questo contenitore. Inforniamo in un forno a vapore e dando una cottura da 50 a 60 gradi per circa 20 minuti. Abbiamo tolto l'uovo dalla cottura, creiamo una base di tartufo, quasi un nido. Con l'aiuto di un coltellino andiamo a creare un piccolo spazio. Piano piano vedete come si stacca quella pellicina che c'è attorno. Vedete questa trasparenza del tuorlo? L'uovo è la perfezione. Ecco, questo è come nasce un'idea, come si immortala e come diventa giocosa a tavola.